Ma perché t'ha lasciato? Chi? La tua ragazza? Ah, Maria, beh, Maria mi ha lasciato perché a un certo punto l'uomo deve pigliare la sua decisione e io ho deciso che lei mi lasciasse, le ho detto lasciami e lei mi ha lasciato però l'ho deciso io, perché se mi avesse detto ti lascio, come? Ti lascio, come? No, questo l'ho deciso io, cioè mi ha lasciato però l'ho deciso io. Bene, ciao a tutti, con questa mia piccola citazione vorrei dedicare questo mio video in omaggio al grande Francesco Nuti e consigliarvi con l'occasione qualche suo bel film. Nuti è un personaggio che io ho sempre apprezzato molto, purtroppo da qualche tempo, come sappiamo, non gode di buona salute, di questo mi dispiace molto, ma è stato per me un grande, ha dato anche un gran bel contributo alla commedia all'italiana. Fra l'altro anche di questo vorrei parlarvi un po' alla volta nel canale, parlandovi di altri autori come Carlo Verdone e molti altri autori comici che ho particolarmente apprezzato, ma vorrei cominciare proprio da Francesco Nuti. Vorrei con l'occasione consigliarvi qualche suo bel film e anche leggervi un estratto da questo numero speciale della rivista Chuck, dedicato proprio al mondo della commedia all'italiana. Ecco qui la sezione dedicata al grande Francesco Nuti. Sguardo stralunato, sorriso con fossette e stecca da biliardo in mano, così Francesco Nuti, ripudiati i panni di Gian Cattivo, il gruppo comico formato con Alessandro Benvenuti e Atina Cenci, con cui aveva raggiunto la notorietà tra spettacoli di cabaret, feste dell'unità e televisione, si è fatto strada nel panorama cinematografico italiano degli anni Ottanta. Con la sua personale comicità coi riccioli e un romanticismo comico per trentenni, ha saputo ritagliarsi un proprio pubblico, sin dai primi film da attore, come il notturno Madonna che silenzio c'è stasera. Ex operaio, ex cabarettista, Nuti inizia la carriera cinematografica proprio con il trio comico dei Giancattivi, ad ovest di Paperino, per poi continuare una carriera solitaria prima diretto dall'ex critico cinematografico Maurizio Ponzi, da Io Chiara e l'Oscuro a Son Contento, poi con una lunga serie di one-man show, film di cui è autore, regista e protagonista assoluto. Il comico toscano ha raggiunto un vasto pubblico fino alla fine degli anni Ottanta. Il suo successo è dovuto soprattutto a una collaudata miscela di personaggi bizzarri ma simpatici, come il giocatore di biliardo Francesco Cecco, protagonista della trilogia Io Chiara e l'Oscuro, Casablanca Casablanca, Il signor 15 palle, il cronista di Nera Willy Signori e Vengo da lontano e lo psicanalista Caruso Pascoschi di padre polacco, ai quali si aggiungono situazioni amorose conflittuali, donne incinte, insoddisfatte o semplicemente tristi. Il soundtrack di Caruso Pascoschi diventò un vero tormentone con il ritornello di Tu c'hai le puppa, pera, pera, pera. Nuti è tra gli attori che hanno spianato la strada al carro dei comici registi e attori le cui commedie hanno dominato il botteghino, da Aldo Giovanni e Giacomo a Vincenzo Salemme. Questo era un estratto da questo special della rivista Chuck, il secondo volume della collana Non ci resta che ridere, dedicata alla commedia all'italiana. Vorrei consigliarvi intanto questo bel documentario. Trasognato, perplesso, ironico, Francesco Nuti, il melanconico del cinema italiano, narra infanzia, prime vocazioni e carriera di un attore che non ama parlare di sé nei propri film, dall'esperienza con i Giancattivi ai film diretti da Maurizio Ponzi, fino alle prove della maturità come attore e regista, da giovane svagato a campione di biliardo, dal mito bogartiano all'ex detenuto che cerca il figlioletto perduto, da psicoanalista a giornalista. Una galleria di personaggi raccontata attraverso sequenze di film, interviste, fuori set, da un attore regista che è riuscito a cogliere il successo inventando una chiave di commedia, a volte comica, buffa, sentimentale, tenera, ma dove appare sempre la zampata graffiante e ricca di humor nero del grande comico della tradizione toscana. Questo è il bel documentario dedicato a Francesco Nuti. Tra i film che vorrei consigliarvi che lo vedono protagonista vorrei cominciare da questo, ovvero Madonna che silenzio c'è stasera. Madonna che silenzio c'è stasera. Francesco, giovane e stralunato disoccupato di Prato, inizia la sua giornata cercando di liberarsi dalle grinfie della madre, una donna a dir poco possessiva, e continua girovagando tra le fabbriche tessili in cerca di lavoro. La ricerca si rivela senza frutto, mentre una galleria di personaggi improbabili gli si para davanti. Il Magnifico, un tale che ha conosciuto suo padre prima che sparisse, un bambino che si dice orfano che lo coinvolge in stupide marachelle, una ragazza di strada che punta a fregargli un po' di quattrini, oltre alla ricerca di un impiego, quello che affligge Francesco, e anche l'amore perduto per la bella Maria,
che sta tentando invano di riconquistare. Un film ricco di scene calte, a partire dalla scena iniziale di cui vorrei non dirvi nulla perché se non l'avete visto mi piacerebbe che lo scopriate da soli, veramente geniale, una comicità lunare, surreale, quasi da cartone animato, molto bella quella di Nuti in questo film. Madonna che silenzio c'è stasera, Madonna che silenzio c'è stasera. A partire dalla figura del padre che è andato in Perù per cercare fortuna. In questo film diretto da Maurizio Ponzi assisteremo a numerose scene calte della figura della madre possessiva. Non torno a casa mamma, non torno! Alle disavventure in bagno del povero Francesco, il ragazzino che incontra nelle sue avventure, a quando finirà a cantare la celebre canzone Tu c'ha le puppa, pera, pera, e ricco veramente di scene calte dall'inizio alla fine, veramente un film molto molto bello. Madonna che silenzio c'è stasera. Ma lasciato, però l'ho deciso io. Vorrei proseguire con questo film, ovvero uno dei miei preferiti di Francesco Nuti, Willy Signori e Vengo da lontano. Willy, Francesco Nuti, è un giornalista che si occupa di cronaca nera. Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Anna Galliena, provoca la morte di un uomo in un incidente. Sconvolto e mosso da sensi di colpa, decide di prendersi cura delle ragazze della vittima, Isabella Ferrari, che per di più è incinta. E questo era Willy Signori e Vengo da lontano, uno dei miei preferiti tra i film diretti da Francesco Nuti, con un bravissimo Alessandro Haber, novello Novelli, sempre presente nei film del caro Francesco Nuti. Ma andiamo avanti, vorrei consigliarvi quest'altro bel film, ovvero Caruso Pascoski di padre polacco. Caruso Pascoski, un giovane psicanalista, comincia a dare i numeri quando la moglie Giulia lo abbandona. Caruso apprende che la moglie si è messa con un suo paziente di lunga data, omosessuale latente. Caruso decide di diventare l'amante della moglie, dandole furtivi appuntamenti nei cinema e vestendo perfino panni femminili. Il nuovo compagno di Giulia viene convinto dall'analista a vivere serenamente la propria diversità, ma comincia a rivolgere le sue attenzioni proprio verso Caruso. Questo era Caruso Pascoski, un altro bel film cult diretto da Francesco Nuti, dove nel cast abbiamo un giovanissimo all'epoca Ricky Tognazzi. Ricordo molte scene divenute ormai cult, come gli incontri con i pazienti del povero psicanalista Caruso Pascoski, così come molti dialoghi surreali tra Caruso e dei suoi amici. La mortadella è buonissima, non c'è niente da fare, è proprio buona. La mortadella è comunista, il salame è socialista, il prosciutto è democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto è fascista. E questo era Caruso Pascoski, anche questo bellissimo, veramente un bel film del grande Francesco Nuti. Concludendo vorrei consigliarvi questo film, ovvero Stregati. Lorenzo è uno svagato conduttore del programma notturno di Radio Strega, il quale inventa sentenze fasulle e discutibili amenità per tenere compagnia a chi soffre di insonnia. All'uscita dalla radio si incontra ogni notte con un gruppo di amici un po' svitati come lui. Durante una di queste notti incontra una bella ragazza capitata a Firenze per l'acquisto dell'abito da sposa che dovrà poi raggiungere il futuro marito per le nozze. L'incontro fortuito è occasione di schermaglie fra i due, fatte di attrazioni e ripulse immotivate, fino alla partenza di lei ormai non più tanto convinta del suo futuro. Bene, con questo anche per oggi concludo, vorrei consigliarvi di riscoprire i film che vi ho mostrato, ma anche molti altri bei film diretti dal grande Francesco Nuti. Ci tenevo a dedicare anche questo mio piccolo video in omaggio a questo personaggio che io ho sempre apprezzato molto nel cinema italiano e vorrei con questo anche salutare il grande Francesco, vi saluto e vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità.